Il peggior nemico vive dentro di noi. Nessuna frase è più azzeccata di questa per iniziare a parlare dell'apprezzatissimo videogame Parasite Eve, che nasce nel 1998 dall'ex Squaresoft, ora Square Enix, e che si basa sull'omonimo romanzo fantascientifico giapponese di Hideaki Sena del 1995. Da questo, 2 anni dopo, è stato tratto un film diretto da Masayuki Ochiai, per poi approdare sulla prima indimenticabile PlayStation. Il periodo d'oro dei survival horror fa senza dubbio pensare all'uscita dell'indiscusso capolavoro Resident Evil. È proprio da quel momento, infatti, che c'è un vero e proprio boom di questo genere, con tantissimi altri titoli adesso ispirati, come Dino Crisis, sempre targato Capcom e creato dal maestro Shinji Mikami, e Parasite Eve, titolo dalle molteplici anime, connotato da un forte taglio cinematografico, sia per l'impostazione dei filmati e dei dialoghi, sia per la solidità e la complessità della trama. Il game ha avuto delle valutazioni abbastanza buone dalla stampa, seppur criticato duramente per alcune questioni relative al sistema di combattimento. Ma la grafica simile all'amato Resident Evil e l'ambientazione newyorkese gli hanno consentito di avere un ottimo successo negli Stati Uniti, dove diventa il gioco più venduto per PlayStation in quel periodo. Avete mai pensato che dentro il nostro corpo esistono miliardi di piccoli microorganismi, i mitocondri, senza i quali sarebbe impossibile vivere? E se per caso questi dovessero ribellarsi e cominciare a fare di testa propria? Questo è proprio quello che succede in Parasite Eve, dove in un non meglio specificato punto della storia della loro vita, i mitocondri assumono coscienza di se stessi e cominciano a complottare la loro ribellione. Alle soglie del XXI secolo, tramite l'ultima di una fortunata serie di mutazioni favorevoli, i mitocondri riescono finalmente a prendere il controllo di uno degli organismi che li ospita, una giovane donna che, attenzione nel romanzo, non nel videogame, in seguito ad un incidente automobilistico finisce in coma irreversibile e suo marito Toshaki, uno scienziato stravolto dal dolore, ne autorizza l'espianto degli organi. Un rene viene donato ad una ragazzina di appena 14 anni, Mariko, che in seguito inizia ad avere terribili e strani incubi. Tramite alcuni esperimenti, Toshaki scopre che le cellule della moglie hanno un'eccezionale capacità mitocondriale e vengono chiamati Eve, in onore del giorno del compleanno della moglie, la vigilia di Natale, ovvero Christmas Eve. Senza dilungarci troppo sulla trama del libro, di cui ve ne consigliamo caldamente la lettura, arriviamo al videogame vero e proprio, che è a tutti gli effetti il sequel del romanzo. Aya Bria, splendida poliziotta di New York del distretto 17, è la figlia di Mariko, la quale perde la vita guarda caso in un incidente automobilistico negli anni 70, insieme alla sua seconda figlia, la piccola Maya. La storia si svolge nell'arco di 6 giorni, tra il 24 e il 29 dicembre del 1997. Tutto ha inizio quando Aya, accompagnata dal suo partner, va ad assistere ad un'opera teatrale, dove misteriosamente, durante una scena con l'attrice principale, Melissa Pierce, molti spettatori prendono fuoco per autocombustione, davanti allo sguardo stupito e terrorizzato di Aya. Attaccata da mostri di ogni genere, animali mutati a causa del potere di Melissa, la protagonista riesce a raggiungere la donna, la quale le rivela che in qualche modo i suoi mitocondri sono diversi da quelli di tutti gli altri e che il suo nome non è più Melissa, ma Eve, creatura mitocondriale evolutasi che ha preso possesso del corpo della giovane attrice. Questo è solo l'inizio di un intreccio che dura appunto solo 6 giorni, in cui Aya deve fare i conti con la malefica Eve, il cui piano diventa a poco sempre più chiaro e devastante. Non mancheranno inoltre tantissimi colpi di scena riguardanti il passato della bella gente. Quando si parla di Parasite Eve è impossibile non definirlo un action RPG. L'utente si trova dinanzi ad un gameplay fresco di nuova concezione.
Il Combat System permette infatti di muoversi liberamente all'interno della zona di combattimento per evitare i colpi dei nemici o per attaccarli al momento più opportuno grazie al range, ovvero il raggio d'attacco effettivo. È possibile inoltre creare e modificare le armi a proprio piacimento tramite un sistema di assemblaggio assai interessante, ma forse un po' troppo complesso. Aya inoltre, per motivi che verranno spiegati in seguito, possiede delle abilità magiche, dai nomi abbastanza noti se si ha un minimo di dimestichezza con i titoli di Squaresoft. La parte esplorativa regge bene il confronto con altri titoli simili, dandoci la possibilità di immergerci in luoghi tenebrosi e davvero molto intriganti. Ha una storia decisamente affascinante e curata. I temi affrontati sono anche abbastanza maturi. Si va dall'inseminazione artificiale alla mutazione genetica, passando per drammi familiari e flashback dolorosi di un passato non del tutto chiarito. La cura di Squaresoft nei riguardi della storia è tale che non solo Aya, ma anche tutti i comprimari hanno una caratterizzazione degna, come il collega Daniel e il piccolo Ben, personaggio che rimane ben impresso nella memoria collettiva. Per non parlare poi delle musiche, create dal maestro Yoko Shimomura, punto di forza della serie che raggiunge l'apice con la team principale che ancora oggi ci trasmette brividi e sensazioni. Il game ha avuto due sequel, Parasite Eve 2, uscito nel 1999 sempre su PlayStation, e The Third Birthday del 2010 su PSP, che non hanno avuto però lo stesso impatto del primo episodio, soprattutto il terzo capitolo, in quanto troppo differente nello stile e senza quel pathos che contraddistingueva il titolo principale, frutto di un maniacale lavoro che solo le grandi case come Squaresoft sanno, anzi diciamo anche sapevano infondere nei loro progetti. Voglia salutarvi regalandovi un nuovo pezzo! Vai te! Lo sapevo che c'era sotto qualcosa!